Bentornati ragazzi ed eccoci di nuovo insieme per un'altra review. Prima di cominciare ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate tanti like se il video vi è piaciuto e se volete continuare a supportare il canale potete farlo nella nostra pagina Patreon e trovate il link in descrizione sotto il video. Bene, dopo questa premessa partiamo subito a bomba. Ultimamente Lego ci ha fatto vedere moltissime novità per quanto riguarda il mondo Marvel, ma oggi volevo parlarvi di una chicca veramente fantastica. So che parecchi di voi lo stava sicuramente aspettando da tempo, si tratta del set Lego Marvel 76178, il Daily Bugle. Il famosissimo grattacielo sarà disponibile nello store Lego Online per i soli clienti VIP dal 26 maggio, mentre dal 1 giugno per tutti gli altri, e sarà venduto al prezzo di 299,99 €. Sono presenti moltissimi dettagli, nonché ben 25 minifigure ed anche 2 caratteristici veicoli. Il set comprende 3772 pezzi e naturalmente è un 18+. Misura 27 cm di altezza, 25 cm di larghezza e profondità. E come tutti ben immaginiamo, la confezione iconica, sempre a sfondo nero, si presenta nella parte frontale con l'immagine del nostro grattacielo vista da davanti, mentre nell'altro lato con il retro della costruzione, più una serie di immagini delle varie sezioni di montaggio a sistema modulare. Nella parte superiore invece della confezione sono raffigurate nel dettaglio tutte le minifigure incluse nel set. Nel box sono presenti 38 buste numerate dalla 1 alla 16, un base plate 32x32, una bustina non numerata contenente diversi plate di diverse misure, alcuni pezzi trasparenti, 18 plate stampati che rappresentano 15 articoli di giornale con stampe uniche e naturalmente il manuale di istruzioni che viene fornito con il suo cartonato rigido di protezione assieme ai 2 fogli adesivi. Il manuale è davvero degno di nota per le sue dimensioni ed è costituito da 376 pagine. Assomiglia molto ad un giornale stampato sia per la definizione delle foto sia per il tipo di carta utilizzata. Nelle prime pagine troviamo tutto il riassunto delle minifigure presenti nella confezione, la cui impaginazione la trovo davvero bella. Ci sono poi alcune immagini delle fasi di costruzione del Bugle, che è stato progettato da Mark John Stanford, che poi andiamo a vedere è lo stesso designer che ha progettato il meraviglioso set Jurassic Park di 2C75936, più un paio di pagine dedicate al dietro le quinte. Noto con piacere che le immagini sono tutte a sfondo grigio e questo è veramente un punto a favore. Sostanzialmente il libretto di istruzioni è stato ideato veramente bene ed è di grande impatto visivo. Ti fa venire subito voglia di cimentarti nella costruzione del set. Per questo set non sono stati creati nuovi elementi, ma sicuramente tanti presentano nuovi colori, come ad esempio questa scala in rosso. Passiamo ora alla build. La prima parte della costruzione si concentra nel formare la base del nostro edificio ed il manto stradale che circonda lo stesso, dove possiamo osservare un simpaticissimo topo intento a rovistare vicino agli scatoloni. Personalmente apprezzo anche il tombino con la scritta New York, davvero un tocco di classe, ed una ragnatela dove il nostro Peter Parker ha nascosto uno zaino contenente presumibilmente i suoi abiti civili. Si continua con la costruzione dell'atrio del piano terra del nostro Bugle, sicuramente molto ricco di dettagli, come una fila di sedie per i visitatori, delle copie di giornali ed una simpaticissima macchina per le bibite. Vi dico la verità, vado matto veramente per questi dettagli. Ci sono poi
una TV gigante che trasmette le news dell'ultima ora e naturalmente un ascensore che permetterà di salire in cima alla nostra costruzione. Altro dettaglio molto bello è il buco nel lato dell'edificio, coperto da un pannello removibile che crea un effetto danno da battaglia. Per finire, una graziosa edicola subito fuori l'edificio che mostra il quotidiano giornaliero con la scritta No Crime. Passiamo ora al secondo piano. Qui è riprodotto un bellissimo ufficio, anch'esso pieno zeppo di dettagli, dove i nostri giornalisti esercitano il loro mestiere. Risaltano subito all'occhio le varie edizioni del Bugle sopra le pareti. Inoltre ogni postazione ha la propria tastiera e monitor. Ci sono pile di giornali sparse e le tazze con le bevande preferite dei giornalisti che aiutano sicuramente a rimanere vigili sulle notizie. Notiamo una colonna centrale dove sono posizionate altre TV dove vengono trasmessi i notiziari giornalieri e le due pareti principali sono ricoperte per lo più da finestre e a prima vista la build potrebbe sembrare un pochettino ripetitiva, ma d'altronde è un edificio e di finestre ne è pieno. In più comincia a far capolino dall'esterno del muro la prima parte della scala antincendio. Molto particolare è la scaletta pieghevole, abbastanza lunga da raggiungere il suolo. Sulla parte frontale, inoltre, con la possibilità di essere rimossa, sono posizionati anche dei grandi schermi televisivi che danno davvero l'impressione di trovarsi in una metropoli trafficata. Al terzo piano, invece, troveremo l'ufficio di Peter Parker. L'area non presenta moltissimi dettagli, ma quelli che ci sono rendono bene l'idea sulle condizioni di lavoro di Peter, che sono appunto le minime indispensabili. I dettagli dell'ufficio includono una fotografia di Spider-Man incorniciata, un paio di post-it su una bacheca e subito accanto ecco un ripostiglio con uno schedario ed alcuni scatoloni. Sopra lo schedario vediamo la macchina fotografica di Peter ed uno scatolone di pizza. E per finire, bellissima la fotocopiatrice vicino alle finestre. Davvero una bella idea. Interessante anche la porticina dietro alcune pile di giornali che porta alla balconata sul retro dell'edificio. Un vero spettacolo, secondo me, è la facciata frontale, su cui è rappresentata la fantastica scena di animazione in cui Green Goblin, sopra il suo aliante, esce dall'edificio distruggendo tutte le vetrate. Devo dire davvero il top, sia per il realismo che per la tecnica di costruzione. E infine l'ultimo piano del Bugle, che ospita quello che sarebbe l'ufficio di J. Jonah Jameson e della sua segretaria Betty Brant. Sopra la scrivania di JJ possiamo notare una pila di giornali, un monitor con tastiera e alle sue spalle due statuette premi. Anche sulla scrivania della sua segretaria c'è un monitor con tastiera, ma nella stanza notiamo un grande schermo che mostra la stessa trasmissione che può essere vista sulla parete anteriore dell'edificio. A completare il tutto, il tetto del Bugle con la sua grandissima antenna radio di trasmissione ed un grandissimo serbatoio dell'acqua per l'intero edificio. Fantastica la costruzione del logo Daily Bugle, il carattere tipografico della scritta riprende perfettamente l'originale, visto anche nei film di Spider-Man diretti da Sam Raimi. Ed anche qui una bellissima scena d'azione con Firestar intenta a prendere il volo. L'edificio si presenta bene su tutti i lati, ci sono cose interessanti quasi ovunque e in virtù di questo il set presenta anche due veicoli aggiuntivi. Un bellissimo taxi di New York e qui vi faccio notare una piccola chicca. Se guardate bene il numero di targa AFA 0015 è praticamente un tributo alla prima apparizione di Spider-Man nel numero 15 di Amazing Fantasy. In più, ecco la Spider-Mobile
che è apparsa anche qui per la prima volta nel numero 130 di Amazing Spider-Man del 1974, e qui vediamo intenta ad infastidire JJ fuori dal suo ufficio. Passiamo alle conclusioni. Il set secondo me è veramente bello e naturalmente non ci si poteva aspettare nulla di meno dai set Marvel più grandi del momento. La build permette molti punti di ancoraggio per tutte le minifigure presenti nel gioco, come ad esempio la scala antincendio o i montanti del logo dell'edificio per il Dr. Octopus, e come poi non menzionare l'attacco di Sandman sostenuto dalla sua gigantesca tempesta di sabbia all'ingresso e Daredevil intento a fermarlo piombando giù dalla porta principale. Ora ragazzi, il video è finito, per questa volta è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se voi lo acquisterete, io sicuramente sì. Un bacione a tutti e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza.